Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione in cui vedremo il piano che abbiamo costruito in Microsoft Planner dal punto di vista di Teams. Lo faremo poi nelle sezioni a seguire anche per le altre applicazioni, cioè andremo rapidamente a vedere quello che abbiamo costruito e a capire come abbiamo fatto interagire le applicazioni tra loro, a fare un riepilogo di tutto quello che abbiamo fatto e quindi a vedere il piano di Planner dal punto di vista delle altre applicazioni, perché troveremo in tutte le applicazioni esattamente le stesse cose che dovranno interagire tra loro per svolgere bene l'attività di organizzazione e gestione dell'evento. Di modo che su qualunque applicazione ci troviamo poi ad operare, possiamo interagire con tutti gli ambienti e con tutti gli altri oggetti che ci servono per lavorare. Quindi qui ci troviamo in Teams, siamo nel Team Cardiology Congress, che è quello che abbiamo integrato, di cui abbiamo integrato il piano al suo interno, e quindi cominciamo da questo menu qua su in alto ad analizzare tutte le voci. Quindi questo è l'ambiente dei post, cioè dove si possono scrivere post. Qui siamo nel canale generale, quindi questo vuol dire che qualunque post venga scritto qui dentro viene visto da tutte le 45 persone che fanno parte del gruppo Office 365 Cardiology Congress. Quindi bisogna fare attenzione, quando scrivo qui lo vedono tutti. Mentre se vado a scrivere in uno di questi canali che io ho creato, come vedi c'è in tutti il lucchetto perché li ho creati privati, se qui vado a scrivere un post, lo vedono soltanto coloro che fanno parte di questo canale. Lo stesso dicasi per i file, nel senso che tutti i file che saranno pubblicati all'interno del canale, che saranno allegati ai messaggi dei post o che potrebbero arrivare attraverso dei messaggi, attraverso dei flussi di Power Automate, tutti i file che verranno allegati qua dentro li troveremo qui nella lista. E quindi come per i messaggi, nel canale generale i file che saranno in questa lista potranno essere visti da tutti, in un canale privato di uno dei gruppi degli attori dell'evento potranno essere visti soltanto da quelli che fanno parte del canale. Questo è il blocco note. Abbiamo visto che esiste anche un blocco note dell'evento e chiaramente io che sono il Teams Administrator andrò a dire, come vedremo poi nella sezione di OneNote, quando vedremo il piano dal punto di vista di OneNote, andrò a dire chi può vedere queste note. E cliccando qui accedo al piano, quindi qui vedo il piano esattamente, ora aspettiamo un attimo che si carichino le immagini, però vedo il piano esattamente come lo vedo in Planner perché se ricordi in una lezione antecedente lo abbiamo integrato qui dentro, quindi qui vedo esattamente le stesse cose, posso apportare tutte le modifiche che voglio al piano che si rifletteranno anche in Planner. Poi abbiamo il sito di SharePoint. Da qui raggiungo direttamente il sito di SharePoint che potrebbe contenere qualcosa in più. Per esempio, qui c'è questo post dove chi organizza l'evento ha detto che qui si possono scrivere i suggerimenti per l'organizzazione dell'evento e c'è un video con il saluto da parte del presidente del comitato promotore che augura a tutti buon lavoro. Ecco, lo possiamo raggiungere anche direttamente da Teams, così come possiamo raggiungere direttamente l'ambiente OneDrive. Quindi qui possiamo andare in tutte le cartelle che sono collegate ai canali e ovviamente anche nella cartella del canale generale. Cliccando qui vado alla cartella del canale generale oppure posso andare alle cartelle dei singoli canali e quindi a vedere i file che sono contenuti là dentro. E poi abbiamo visto che ci sono dei link, se ricordi abbiamo integrato, io l'ho fatto in parte anche a telecamera spenta, abbiamo integrato alcuni link qua dentro per raggiungerli facilmente, abbiamo fatto dei moduli in forms da far riempire via web alle persone e abbiamo fatto anche degli ambienti Sway per fare delle presentazioni. La scena di gala è un ambiente Sway dove ci sarà il programma della scena di gala. Customer Satisfaction è il questionario che sottoporremo
agli utenti alla fine del congresso, quindi è un modulo di Forms. Il programma degli accompagnatori è un ambiente Sway per una presentazione. Le aziende affiliate che promuovono servizi per il tempo libero in loco, anche qui è un ambiente Sway di presentazione. Il programma dell'evento lo stesso. I preventivi dei fornitori, invece, questo è un modulo per farci arrivare i dati dai fornitori con i loro preventivi, quindi è un modulo di Forms. La registrazione al congresso, anche questo è un modulo di Forms, e l'invio dei dati e delle coordinate bancarie da parte dei collaboratori, anche questo è un modulo di Forms con cui ci potranno far pervenire direttamente tutti i loro dati per avere i dati anagrafici e per avere anche le coordinate bancarie e pagare poi alla fine i collaboratori. Ecco, questo è l'ambiente Teams, è il piano di Planner visto dal punto di vista di Teams. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!